Con la Born, scusate il gioco di parole, nasce la prima auto 100% elettrica made in Cupra, un'auto inedita per la casa spagnola, ma Born in realtà riprende il nome di un quartiere storico di Barcellona. Io ci sono stato e ho tanti bei ricordi in quella zona. Vedremo se in questo test drive, in collaborazione con gli amici di Cupra Amicar Bari, tornerò a casa con tanti bei ricordi insieme alla Cupra Born. Non mi succedeva da tanto di guidare per la città tra tante teste che si giravano a guardare l'auto che portavo. Né mi aspettavo succedesse per un'auto che non emette alcun rumore al suo passaggio, eppure la Cupra Born gli sguardi li ha saputi attirare. Per quanto la linea laterale sia da segmento C aerodinamica, il muso è a dir poco aggressivo, con i gruppi ottici full LED dalla firma luminosa a punta di freccia sia all'anteriore che nel posteriore, accompagnati davanti da una bucatura sottile, accentuata da dettagli che sembrano più i muscoli di un piccolo squalo che delle nervature, e dei loghi Cupra in color rame. Stesso contrasto cromatico per la cornice della griglia, che tra l'altro cela il radar per gli ADAS a forma di logo Cupra, e per i cerchi da 19 pollici Typhoon, optional da 1045 euro. Il frontale e la coda sono molto verticali, con un posteriore arricchito dal montante con effetto 3D e dall'illuminazione coast to coast che ormai è un classico sulle Cupra. Vi ho parlato di lei come di una segmento C aerodinamica. Questa sua caratteristica è data da accorgimenti che permettono un'ottimale gestione dei flussi d'aria, come il design pieno dei cerchi, le minigonne laterali, lo spoiler con deflettori sul lunotto e ovviamente l'importante splitter sul paraurti posteriore. L'effetto generale è quello di una compatta che esternamente tradisce il grande spazio interno. È infatti lunga 4,32 m, larga 1,81 m e alta 1,54 m, ma è il passo a fare la differenza, 2,77 m. Il baule ha una capacità che parte da 385 litri, poco più della sorella Leon a motore termico, che però è più lunga di 10 cm rispetto alla Born. Il volume sale a 1267 litri, abbattendo il divanetto posteriore secondo lo schema 60-40, e sulle pareti ci sono in dotazione luce di cortesia e una presa 12 volt. Per tutti i dati centimetro per centimetro vi lasciamo una tabella sullo schermo. Minimal come un'elettrica ma sofisticata come una Cupra. Ecco come si presenta questa Born, e gli elementi di questo abitacolo che mi hanno colpito sono diversi. In primis il volante, dalle dimensioni piuttosto generose con l'impugnatura traforata e le impunture a contrasto in color rame, ma anche i pulsanti a sfioramento per quanto riguarda cruise adattivo, media e telefonate, il logo Cupra al centro con effetto metallico e il fondo piatto. La plancia invece si sviluppa su 3 livelli e 3 colorazioni. Abbiamo infatti la parte alta in soft touch grigio scuro, una superficie in effetto alluminio goffrato al centro e le cornici delle bocchette del clima ancora una volta in color rame, che vanno a riprendere le cornici del tunnel centrale a scomparsa e dei pannelli porta. Questi ultimi tra l'altro sono rivestiti con un materiale dinamico che è simile all'alcantara, che viene ripreso anche sul poggiabraccio centrale. I sedili sono morbidi e avvolgenti e hanno anch'essi le impunture a contrasto in color rame, oltre ai poggiatesta integrati che danno al sedile stesso una conformazione, una configurazione decisamente sportiva. Tra l'altro sono rivestiti, insieme ai tappetini, in materiali derivati da plastiche riciclate e nylon rigenerato. Ma tutta questa ricercatezza come si comporta nella vita quotidiana? Beh, questa Cupra Born è costruita sulla piattaforma modulare dedicata alle auto elettriche MEB del gruppo, e devo dire che dona un sacco di versatilità e spazio all'abitacolo. Infatti l'accesso a bordo è comodo e confortevole, c'è tantissimo spazio per la testa e di movimento per le braccia, e per quanto riguarda le gambe devo dirvi che ho posizionato il sedile di guida in base alla mia posizione di viaggio, quindi circa 1,85 m di altezza, la mia, e ho uno spazio sconfinato sia se mi siedo davanti che sul divanetto posteriore. Tutto questo spazio è dato ovviamente dall'assenza di un tunnel centrale, che su un'auto a motore posteriore e trazione posteriore è semplicemente un miraggio. Parlando poi invece di assemblaggi, sono ottimi, infatti dopo i circa 30.000 km percorsi da questo esemplare non sentiamo alcun tipo di scricchiolio o incertezza, e aiutano, insieme all'insonorizzazione di livello di questo abitacolo, ad avere una vita all'interno della Born morbida e silenziosa. Infine capitolo visibilità, anteriormente è ottima, grazie anche alla presenza del terzo finestrino qui davanti. Posteriormente, in fase di manovra, siamo aiutati dai sensori a 360 gradi e dalla retrocamera dall'ottima definizione. Non serve neanche dirlo, è un'elettrica, di tecnologia ne ha tantissima. Partiamo dal comfort.
con un infotainment touchscreen da 12 pollici che racchiude navigatore, modalità di guida e controllo del clima automatico bizona. Si aggiorna over the air con la connessione ad internet. Non dovremo quindi andare ogni volta in concessionaria per aggiornare firmware e mappe. Radio e clima si controllano con lo sfioramento davanti allo schermo, mentre per la connettività ci sono 4 prese USB-C, ma anche la modalità wireless di Apple CarPlay e Android Auto. Internamente la Born è arricchita dall'illuminazione lounge e da prerogative tipiche di un'auto elettrica come le impostazioni di preclimatizzazione e programmazione della ricarica. 3 dettagli minimal riguardano invece la posizione di guida. La strumentazione da 5 pollici è ben leggibile, ma allo stesso tempo ridotta all'osso, pochissime distrazioni in viaggio. Mentre per tutti e 4 gli alzacristalli elettrici ci sono solo 2 pulsanti. Lo sfioramento della funzione rear permette di veicolare il controllo dai finestrini anteriori ai posteriori. E poi l'accensione e lo spegnimento dell'auto. Certo, c'è lo start button, ma ci basterà premere il freno per far accendere da sola la Cupra Born e allo stesso tempo, dopo aver messo in park, alzare il piede dal freno per spegnerla e alzarsi dal sedile per spegnere la strumentazione di guida. Molto intelligente. A livello di sicurezza, infine, è dotata di sistemi che permettono la guida autonoma di livello 2, tra i tanti cruise control adattivo con stop and go, mantenimento di carreggiata, frenata automatica d'emergenza in marcia e manovra e riconoscimento dell'angolo cieco. 2 motorizzazioni e 2 configurazioni di pacco batterie per la Cupra Born. 150 kW la base o 170 kW per l'iBoost, rispettivamente 204 o 231 cavalli equivalenti, e 58-77 kWh di capacità. Entrambe le varianti erogano 310 Nm di coppia, con uno 0-100 coperto in 7,3 o 6,6 secondi e una punta di 160 km/h. A seconda del pacco batterie, l'autonomia dichiarata va da 420 a 550 km con una sola carica, e nel nostro test siamo riusciti a rispettare il dato relativo alla variante da 58 kWh in prova, con un consumo medio di circa 14 kWh su 100 km. Brava Cupra! Ma a proposito di carica, quanto ci si impiega? È possibile ricaricare la Born in corrente alternata a 2,3 o 11 kW, a casa o per strada, oppure a 135 kW in corrente continua presso le colonnine fast. Se con la wallbox serviranno tra le 6 e le 7 ore e mezza, in corrente continua basteranno meno di 40 minuti per passare dal 5 all'80%. Se penso ad un paragone che potrei fare per questa Cupra Born, mi viene in mente sicuramente uno skateboard. Infatti, se guardiamo l'architettura di quest'auto dall'alto, notiamo come i 2 assi sono posti esattamente agli estremi della vettura, mentre al centro, sul pianale, c'è un fondo totalmente piatto dove in questo caso vengono ovviamente posizionate le batterie. Se poi alla ricetta aggiungiamo motore e trazione posteriori e un bilanciamento dei pesi intorno al 50-50, beh, avremo una dinamica di guida che è difficilmente replicabile da altri crossover di questo segmento. Le curve infatti le affronta piatta proprio come uno skateboard, merito delle sospensioni con uno schema multilink al posteriore e MacPherson all'anteriore, che hanno un setup che va a ridurre di molto il rollio, sebbene comunque l'assorbimento di sconnessioni del manto stradale, radici e binari sia ottimo. Sulle varianti eBoost, tra l'altro, le sospensioni sono a controllo elettronico. Parliamo invece dei profili di guida, che in questo caso, nella 204 cavalli, sono 4. Si parte dal range, che è quello che dona la massima autonomia alla Cupra Born, per passare a comfort, quindi l'assetto più equilibrato, performance con la bandiera a scacchi, che è quindi più sportivo e fa sbrigliare un po' questa Cupra Born. Devo ammettere che in performance siamo riusciti a scomporlo un minimo, per quanto tra l'altro controllo di trazione e controllo di stabilità lavorano sempre e lavorano sodo. Infatti il retrotreno di questa Cupra Born ha una tendenza piuttosto vivace, diciamo una bella relazione aperta con l'asfalto. Infine, la quarta modalità di guida è individual, tramite cui possiamo andare a configurare, secondo un assetto più sportivo, più confortevole, la risposta di motore, sterzo, cruise control adattivo e clima. L'erogazione è fluida e continua, con la coppia istantanea prerogativa del mondo elettrico. Accelera forte questa Born, senza però spezzare il fiato, perché parliamo pur sempre di un crossover da guidare molto poco in pista e molto in sicurezza. Sarà infatti il segmento, o sarà che comunque negli anni di elettriche ne abbiamo provate tante, ma devo ammettere che questa Born non l'ho guidata quasi mai con il coltello veramente fra i denti, diversamente dalla sua sorella maggiore Formentor qualche tempo fa.
Lo sterzo è leggero, il comando è già preciso di per sé ma diventa direttissimo in modalità performance. Tra l'altro abbiamo un raggio di sterzata che è praticamente da sogno. Ora però rallentiamo, capitolo freni. All'anteriore dischi da 330 mm, al posteriore i tamburi, ma stiamo calmi però, perché come vi ho anticipato questa Born ha motore e trazione posteriori e quindi i tamburi sono più che sufficienti nel momento in cui la frenata è aiutata dalla fase rigenerativa proprio del pacco batterie. Tutto ciò è confermato dal fatto che nelle situazioni di emergenza ha sempre un ottimo mordente quando siamo costretti a pestare duro sul pedale sinistro. Se siete arrivati fin qui con la visione del video vi starete chiedendo: ma effettivamente mi sto portando dei bei ricordi a casa dopo il test sulla Cupra Born? Beh, sicuramente mi ricorderò della sua dinamica di guida eccezionale, oltre a questo anche la grandissima personalità dei suoi esterni, ma soprattutto del suo abitacolo. Prima di salutarci però qualche altro suo numero, qualche altro dato, cioè i prezzi, non ve ne avevamo ancora parlato. Beh, la partenza con questa esatta motorizzazione pacco batterie è di 41.100 euro, con la nostra configurazione, vernice grigio quasar, cerchi da 19 e qualche pacchetto di tecnologie e di sicurezza, arriviamo poco sotto i 45.000 euro. Io ringrazio voi per aver visto questo video e gli amici di Cupra Amicar Bari con cui abbiamo collaborato per portarvelo qui online. Vi chiedo di farci sapere nei commenti i vostri pensieri e se il video vi è piaciuto lasciateci anche un bel like, ma come fare per restare aggiornati con tutti i contenuti a 360 gradi dal mondo delle 4 e delle 2 ruote? Beh, vi basterà iscrivervi al nostro canale, cliccare sul campanello per ricevere le notifiche e oltre a questo seguirci anche su tutte le piattaforme social che vi possano venire in mente e sul nostro sito dove troverete l'articolo completo sulla Cupra Born. Trovarci è semplicissimo, vi basterà cercare widrive.tv.